Siamo sul mare, in mezzo al mare a dir la verità, perché Portofino è la punta estrema di una piccola penisola nella penisola e quindi siamo in mare aperto, mare generoso, mare ricchissimo di pesca, mare oltretutto anche molto bello da frequentare. Con Mattia abbiamo scelto di venire qui a Portofino perché c'era questo ristorante, il Pitosforo, che era chiuso da più di 15 anni. E grazie ad un altro nostro collaboratore, ma soprattutto amico, Alessandro, che ha vissuto gran parte delle sue estati qui vicino, mi ha convinto a prendere e rilevare il vecchio Pitosforo e trasformarlo in qualcosa di più attuale e moderno, in modo da farlo rivivere. Buongiorno a tutti, io sono Mattia Pecis, chef di Greco Portofino. Oggi ci troviamo qui nel nostro regno. Realizzeremo la ricetta del nostro risotto al limone salato, gamberi e ruta, dove il primo elemento che andremo a elaborare appunto sono i limoni che siamo andati a raccogliere stamattina nella nostra limonaia, prodotto unico e straordinario, e vi mostrerò come lavorarlo e rendere questo prodotto qualcosa di unico. Siamo nella limonaia sopra Portofino, posto incredibile perché innanzitutto ci puoi arrivare solamente a piedi, nessun mezzo può arrivare in queste postazioni e hai la fortuna di essere a pochi metri a livello del mare, ma allo stesso tempo sei su un'altura dove diciamo cresce tutto in maniera molto naturale. Qui c'è Alberto, il nostro agricoltore, che ha una limonaia storica, 4 varietà incredibili, tra cui un 4 stagioni, un femminilo. Ma c'è una cosa che in particolare forse ci contraddistingue in questa zona della Liguria ed è il gambero, una cosa unica in assoluto, viene raccolto, viene portato a terra che è ancora vivo, di un viola intenso, meraviglioso, quasi violento, da quanto è bello. Il risotto che abbiamo fatto è un riso che cerca di mettere insieme, di fare un sunto di quello che potrebbe essere Portofino. Il mare, il monte attraverso il limone, ma il suo profumo, la sua intensità, e poi la ruta. Il gusto della ruta è amaro, sì, ma anche fruttato, perché sa della pelle del fico. E quindi ha questi rimandi dolci, un po' amari, un po' salati, sapidi, c'ha di tutto. Primo step, andiamo a prendere i nostri limoni e andiamo a levare le foglie. Le foglie che io utilizzo per inserirle poi nella salamoia. Step successivo, andiamo appunto ad inciderlo mantenendo la punta attaccata, perché questo è il processo che ci permetterà di salarlo e di non dividerlo in 1000 pezzi. Molto importante, se lo fate a casa, è utilizzare limoni non trattati, limoni naturali che non hanno subito processi, perché sennò altrimenti il risultato non sarà lo stesso. Questo processo io lo replico con tutti gli agrumi. In questo periodo ci sono i limoni, ma poi andiamo a utilizzarlo con i kumquat, con la mano di Buddha, con i bergamotti, con i cedri. Quindi ogni agrume poi si può prestare per questa preparazione. Ora vi mostrerò gli ingredienti che servono appunto per la salagione di questi limoni. Sale fino, non iodato, l'importante è che sia un sale grezzo. Vado ad aggiungere su chilo un 50 grammi di zucchero di canna, 8-9 bacche di pepe bianco e alla fine andiamo ad aggiungere un po' di aceto di calamansi. Il calamansi è un agrume dalla quale solitamente si vanno ad utilizzare le foglie, perché la parte delle foglie è molto più interessante dell'agrume stesso. Per chi non avesse l'aceto di calamansi
ovviamente potete utilizzare un aceto di riso, un aceto un po' più dolce, un po' più tenue, l'importante è non utilizzate aceto di vino bianco. Inserisco le foglie di limone perché vanno proprio a dare una parte importante di profumi. Andiamo ad aprire il limone. Prima apriamo da un lato, poi andiamo a aprire dall'altro lato, perché questo processo fa sì che il limone butti fuori tutta la parte del suo liquido interno, no? Un'altra cosa che io faccio sempre è proprio quella di cospargere i limoni e massaggiarli. Tutti gli oli essenziali cominciano ad uscire e comincia proprio a tirar fuori tutto quello che è il suo profumo, no? Io quindi li massaggio bene e li vado ad adagiare nella mia placca. Un'altra parte importantissima è lasciarli riposare per almeno 4-5 ore in teglia. Mentre con la parte ovviamente di avanzo del sale non andiamo a buttarla perché ci servirà per fare la nostra salamoia. L'acqua, il sale con tutti i suoi aromi, quindi la parte di foglie e di profumi, e lo portiamo semplicemente a ebollizione. Vedete qua come proprio la limonaia è allo stato brado rurale, cioè c'è un ecosistema incredibile perché ci sono limoni con piante aromatiche, piante di amarene, tutta la parte anche di erbe spontanee, di piante che rappresentano poi la parte di costiera, no? La bellezza di questa limonaia è proprio questo microclima che c'è sul monte di Portofino. Ed è un microclima incredibile, per i limoni è una manna, ti viene da mangiarlo a morsi, non ha bisogno di nulla, non è protetto, non è pergolato, non ha nulla, sono piante allo stato brado, ovviamente curate, cercate di proteggerle, ma senza mai andare a essere troppo invasivi. Questa invece è un'altra appunto varietà di limone, dove abbiamo un albedo molto più grande e anche una scorza più profumata, dove secondo me questo è veramente straordinario anche per estrarre tutta la parte di oli essenziali, per fare degli oli, anche per fare un sorbetto, la parte di gelati, no? Trascorse le 4 ore, i nostri limoni sono pronti per essere messi nella giara, senza schiacciarli troppo perché andremo poi a perdere succo molto importante. E una volta inseriti con tutte le foglie andiamo proprio a bagnarli con tanto amore. Questa tecnica è fatta anche per conservare i limoni per più tempo possibile. Noi al ristorante conserviamo limoni da 1 anno, da 2 anni, anche fino a 5 anni, perché trovo che questa tecnica porti un risultato ai suoi massimi livelli dopo anni di maturazione. A casa, se non avete il tempo necessario, vi consiglio di aspettare almeno 1 mese / 2 mesi prima di utilizzare il primo limone. Qua vi mostrerò invece i nostri limoni che hanno già 1 anno di conserva. Potete notare le differenze, il colore dell'acqua si è ingiallito perché ha preso poi tutto il pigmento della buccia, ha preso tutti i suoi profumi. Voi non potete sentire, ma quando apriremo questo vaso il profumo di maturazione di questi limoni è talmente intenso da perdere la testa. Dopo 1 anno nella sua maturazione, la sua polpa è diventato morbidissimo, ha tenuto comunque la sua struttura e la sua carnosità, che era poi quello che volevamo. Ora andiamo a fare la nostra brunoise di limone. Io vado semplicemente a levare tutta una prima parte del bedo, mantenendo solo la parte della scorza. Ovviamente non andiamo a scartare nulla perché la parte della polpa centrale andremo ad utilizzarla per fare il nostro burro montato. Ecco, non è importante che ci sia un taglio troppo piccolo perché mi interessa proprio che il limone si senta sotto i denti durante la masticazione del riso e vada a miscelarsi con il chicco.
Questa preparazione dei limoni noi non la utilizziamo solo per i risotti, è un ingrediente fondamentale in questa cucina. Io lo utilizzo per delle creme, per dare sapidità a dei brodi, da usare nelle insalate, sul pesce crudo. Insomma, potete utilizzarlo ovunque e vedrete che ogni piatto spiccherà di più. In questa fase invece andiamo proprio a cucinare la parte della nostra scorza del limone per renderla ancora più intensa. Quindi andiamo ad aggiungere un po' di miele di abete, un miele che mi porta una signora qua locale, miele incredibile, il limoncello che produciamo noi internamente. Ecco, come vedete noi facciamo un distillato dal limoncello, ecco perché lo vedete di colore bianco. Un po' di succo di limone per ridare anche freschezza, no? Perché dopo comunque un anno di maturazione la parte fresca viene persa, quindi il succo di limone riporta in vita tutto quello che era il prodotto originariamente. E infine i nostri limoni sotto sale. E ora andremo a cuocerlo fino alla cristallizzazione dei suoi zuccheri, in modo quasi proprio da caramellarlo, no? Adesso lo facciamo ridurre ancora leggermente e poi andiamo a metterlo nel contenitore e raffreddarlo. Siamo quasi arrivati al termine di questo processo. Andiamo a montare e a profumare il nostro burro con della Santoreggia, erba importantissima, salvia variegata, abbiamo la verde, la viola, del timo selvatico. Andiamo tutto a metterlo nel burro in infusione per dare proprio più profumi e freschezza. Dovremo leggermente scioglierlo per andare proprio a dare tutta la parte di profumo senza però scaldare troppo. Quindi andiamo a mettere la nostra salvia, il timo, la Santoreggia e andiamo proprio a infondere con molti aromi, Non abbiate timore di inserirli, più aromi mettete più il burro diventerà buono. Qua nella cucina di Cracco Portofino il burro viene solamente usato per la preparazione del risotto, perché la nostra cucina è basata sull'olio, però ovviamente per una questione di grassezza, di sapore, per il riso utilizziamo semplicemente del burro di malga che dà poi tutta la parte importante di profumi. Abbiamo i tre elementi. Abbiamo il burro aromatizzato, abbiamo la scorza di limone tostata con appunto il miele, il limoncello e il suo succo. Ora andremo a lavorare la polpa che abbiamo messo da parte dei limoni in conserva e andremo semplicemente a frullarla per inserirla nel burro montato, in modo da avere grassezza, acidità e sapidità. Già tre elementi in un unico burro. Una volta frullata la nostra purea, l'importante sarà andarla a filtrare, poiché nella polpa magari sono contenuti dei semi o anche dei germogli della stessa pianta. Filtrandolo andiamo a eliminare sia una parte di fibra ma anche appunto di semi. Terminati tutti i tre processi, andiamo a filtrare il nostro burro che abbiamo lasciato ovviamente infondere per una mezz'ora con tutta la parte di aromi. Andiamo a filtrarlo, andiamo a montarlo e nel montare andiamo ad incorporare sia la parte della polpa del limone salato che la parte di scorza tostata. Andiamo proprio a schiacciare, a tirare fuori anche un po' l'amaro delle erbe. Ora Simone sta montando il burro a mano in modo da renderlo bello spumoso e incorporare più aria possibile. La nostra purea, tutta quanta, per andare a compensare ovviamente anche la grassezza del burro, no? Vedete, ora il burro lo stiamo montando, abbiamo incorporato abbastanza aria e ora Simone ci aggiungerà appunto la parte di limone che siamo andati a caramellare. Ora lo andiamo a mettere da parte in frigorifero, lo andiamo a far riposare e lo utilizzeremo per mantecare il nostro risotto. Mattia ha questa sensibilità, questa grande necessità anche di vivere il posto, vivere il luogo, una realtà dove si può ancora avere quel ritmo un po' più lento, però dove c'è ancora le persone, dove ci sono ancora i pescatori, dove ci sono ancora le aziende agricole che coltivano in maniera assolutamente così, diciamo, semplice. Quando ne ho parlato con lui, gli ho detto: guarda, forse ho trovato il posto per te. Non so se ti piacerà, perché tu vieni dalla montagna,
tutto il nostro pesce, tutto il nostro pescato, tutto quello che c'è nel mare ci arriva tramite questo pescatore che è di qui e che ci aiuta, perché ovviamente è lui il nostro sostegno. E vedere come loro abbiano questa passione per la pesca e in particolare per il gambero ti responsabilizza, e quindi cerchi di restituire al massimo quello che è questo prodotto. Ora passeremo alla pulizia della testa e del corpo del gambero viola. Mentre stacchiamo la testa andiamo già a levare la parte dell'intestino in modo da non ritrovarcela poi nel corpo. Gambero viola di Santa Margherita Ligure, prodotto straordinario, unico. Viola perché poi tutta la parte qua del cervello e delle uova ha questa colorazione vitrea, no? Sul viola, unica poi appunto del suo genere. Andiamo a dividerlo in due. Con la testa andiamo a estrarre sia la parte di corallo, mentre con la parte diciamo sottostante andiamo ad estrarla per creare un succo che andremo poi a metterlo sul riso. Questa è una pezzatura di prima scelta, però proprio una caratteristica unica è proprio questo corno. Questo qua è una femmina. È una femmina perché possiede tutta questo, vedete, questo anellino bianco perché è dove diciamo emana le uova. Quindi questa qua è la parte di riproduzione del gambero. Nella tradizione cracco della pulizia di gamberi è sistemarli tutti rigorosamente in placchetta, ovviamente per avere anche poi un ordine della grandezza specifico, no? Partite sempre da un anello alla volta, in modo da non andare a romperli, fino ad arrivare, diciamo, come sulla parte, la punta finale, dove con un minimo di attenzione riusciamo a estrarre la coda perfettamente, vedete? Dalla testa del gambero andiamo a togliere la parte del cervello, delle guance e del corallo. Unico problema è che il corallo non è sempre presente, è solo presente nel periodo di riproduzione del gambero. Quindi durante il periodo estivo, soprattutto da metà giugno a metà agosto, quando il gambero comincia a produrre le uova, andiamo a trovarle all'interno della sua testa. Quindi è un elemento aggiunto periodico che ovviamente va sfruttato solamente nel periodo della stagionalità del gambero viola. Andiamo poi a levare il cervello, perché il cervello è la parte amara del gambero. Noi invece vogliamo ottenere tutta la parte succulenta, la parte dolce, la parte marina, la parte iodica del gambero, e quindi andiamo a togliere il cervello e andiamo a estrarre appunto il suo succo solamente dalla testa pulita. Con la parte che andiamo a scartare della testa possiamo essiccarlo e farci una polvere rosa, veramente che sa di gambero, quindi ovviamente per non sprecare nulla. E piccola nota, possiamo eventualmente estrarre anche le guance. Queste sono le guance del gambero, che è una parte di polpa molto importante, la parte forse più buona che ha il gambero. Successivamente andiamo a levare la parte degli occhi e li mettiamo da parte, perché da qui estrarremo poi il nostro succo del gambero. Ora dividiamo a metà, vedete la polpa come è già perfetta di suo. Una volta tagliati i gamberi, ora andremo a disporli su un altro foglio di acetato e andremo a batterli finemente. Ungiamo leggermente, andiamo già a sistemarli in modo da facilitarci poi con la parte del battuto. Olio extravergine. Quello che interessa a noi è proprio creare un effetto omogeneo e vitreo di questa cialda. Oggi i nostri gamberi non avevano il corallo, perché come vi spiegavo è un elemento periodico, quindi non sempre i gamberi ce l'hanno. Noi ce lo siamo messi da parte per mostrarvi appunto la nostra salsa. Andiamo a versare la parte del corallo e del gambero e andiamo ad emulsionarlo
col pestello, aggiungendo olio extravergine di oliva e sale Maldon. La parte del corallo alla fine sono uova, quindi è tutta proteina. Se noi andiamo a emulsionarla con un grasso creeremo una sorta di maionese. Questa è una parte che io ci tengo proprio a valorizzare tanto. Questo colore unico, no? Questo colore rosa proprio derivato dalla testa e dal frutto del gambero. È difficilissimo estrarla perché anche noi quando arrivano i gamberi dobbiamo metterci con le pinzette e passare testa per testa, estrarre proprio delicatamente tutta la parte del corallo senza rompere le cervella. Qui abbiamo estratto la parte delle teste, siamo riusciti a ottenere questa salsa appunto concentrata perché è proprio la testa spremuta senza fare scarto. Profumo intenso, marino, proprio come quando al mare si mangiano i gamberi crudi, no? Che la parte della testa si mangia così senza condimento, senza nulla, e qui siamo riusciti a ottenere proprio la sua salsa concentrata. Riso, riserva San Massimo, andiamo ad aggiungerne un 300 grammi, un filo di olio extravergine, un po' di sale e andiamo in tostatura. Il sale in questo piatto possiamo metterne anche meno in partenza perché poi andando ad aggiungere già un burro salato ovviamente risulterebbe troppo sapido. Per sentire se la tostatura è corretta vado sempre a appoggiare le dita all'interno del riso e in modo da sentire su questa parte, no, la parte più sensibile che abbiamo anche delle mani, andiamo a sentire la temperatura e poi da lì si capisce ovviamente quando è caldo che il riso è tostato. Il riso è caldo, andiamo ora a sfumarlo con del vino bianco. La sfumatura serve principalmente, noi la diamo per dare un po' di acidità, no? Non ne ho usato tanto perché questo riso ha già la sua acidità importante data dall'agrume, no? Ecco, vedete, una volta che il riso adesso è bello tostato, andiamo a bagnare solamente con acqua. La bellezza poi di questo riso che a differenza di altri rilascia molto amido, no? Cosa porta questa cosa? Ad utilizzare meno grassi poi in mantecatura ed avere un risotto molto più leggero. Ora manca giusto un minuto al nostro riso, poi lo fermiamo, lo facciamo riposare giusto 30 secondi e procediamo con la manteca. Il risotto è un piatto che forse magari adesso si comincia a conoscere molto di più e anche a esportare, però una volta non veniva tanto capito perché siamo gli unici che lo facciamo, non c'è nessun altro al mondo che fa il risotto. Il Carnaroli, in particolare questo della riserva San Massimo, è unico, cresce in un ambiente che è meraviglioso. Portare un ingrediente da fuori per esaltare tutto quello che c'è qui. Noi abbiamo il nostro burro, parmigiano reggiano, 36 mesi di stagionatura, olio extravergine e un goccio di aceto di calamansi. Ora andiamo a inserire il nostro burro al limone, parmigiano reggiano, olio extravergine di oliva, una grattata di pepe bianco e cominciamo a mantecare. Se il riso dovesse mancare di acidità, andiamo ad aggiungere un goccio di aceto di calamansi e ritorniamo a mantecare. Il nostro disco di gambero, andiamo ad aggiungere poi la parte che abbiamo estratto dalle teste per riprendere la parte fresca, la parte poi appunto del corallo di gambero e la ruta. Che andrà a dare tutta la parte amara ma allo stesso tempo aromatica del piatto. Questo è il nostro risotto al limone salato
gamberi e ruta. E quindi, cari amici di Taglia Squisita, grazie per il vostro tempo che ci avete dedicato. Dove ci ritroveremo? Ma secondo me qualche indizio ve l'ho dato. Può essere che sia sempre qualcosa di molto piccolo? Sì. Potrebbe esserci anche il mare vicino? Potrebbe essere. Vi aspetto.